Dal Vangelo secondo Matteo. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è malamente indemoniata». Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Mandala via, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Per cogliere il messaggio del brano evangelico di oggi è necessario collocarlo nel contesto dell'episodio che ci viene raccontato, quello della cananea, una donna straniera con la quale Gesù si incontra. Come mai Gesù decide di uscire dalla terra di Israele per andare in terra pagana? Non era mai capitato. Perché fa questa scelta? Il contesto ce lo dice. È avvenuta una disputa molto accesa fra Gesù e gli scribi e i farisei riguardo alle purificazioni. Gesù che viene rimproverato perché non educa bene i suoi discepoli all'osservanza delle tradizioni degli antichi. E Gesù risponde in un modo stizzito, piccato. Dice: voi siete degli ipocriti. Perché? Perché con la scusa dell'osservanza di tradizioni che vi siete inventati, voi trascurate la parola di Dio. E fa un esempio molto duro, dice: voi sapete che c'è un comandamento che dice di prendersi cura dei genitori, ma voi dite: quello che io devo ai genitori è corban, è offerta sacra, e così non fate nulla di ciò che dovete fare nei confronti dei vostri genitori, e di queste cose ne fate un'infinità. Quindi la disputa è davvero molto accesa. Poi li lascia, si allontana, Gesù va a casa e i discepoli gli dicono: guarda che i farisei si sono scandalizzati per quello che hai detto. E Gesù risponde spazientito anche con loro. Si vede che c'è un conflitto interiore in Gesù. E dice ai discepoli: voi siete proprio senza testa, il termine greco asynetoi, senza intelletto. Chiaramente irritato da questa mentalità chiusa, gretta, che è quella del suo popolo, nella quale chiaramente Gesù si trova stretto. La mentalità esclusivista, la salvezza è per i figli di Abramo, e in questa istituzione di tradizioni che appesantiscono il rapporto con Dio, anzi lo rendono ipocrita. Insomma, Gesù si trova male in questa mentalità. Parlando ancora con i discepoli, in questa risposta piuttosto piccata, Gesù dice: ma non vi rendete conto che non è quello che entra nell'uomo che lo rende impuro? Perché la questione era quello del fare le purificazioni prima dei pasti,
è ciò che esce dal cuore, ed elenca 7 comportamenti che contaminano l'uomo e che escono dal cuore: i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le impurità, i furti, le false testimonianze, le calunnie. Sono questi i comportamenti che rendono immondo l'uomo, non il fare le purificazioni prima dei pasti. E adesso inizia il nostro brano evangelico. Questo quindi è il contesto. Uscito di là, Gesù si ritirò nella zona di Tiro e di Sidone. Uscito di là, è importante questo verbo perché è un termine tecnico del vocabolario dell'Esodo. Quando si dice che il popolo di Israele è nella schiavitù, è come racchiuso e ha bisogno di andare verso spazi più grandi, spazi di libertà, e quindi esce dall'Egitto. E questo termine è impiegato proprio per indicare il passaggio dalla schiavitù verso la libertà, da un luogo in cui uno si sente allo stretto e quindi non riesce a vivere una vita piena, autentica, ed ha la necessità di andare verso orizzonti più spaziosi. Ecco, viene impiegato proprio questo verbo. Gesù non ne può più di questa grettezza di cuore del suo popolo, e notiamolo bene, questa è la mentalità che anche Gesù ha assimilato fin da piccolo. Questa è l'incarnazione. Gesù si è fatto uomo. Stiamo attenti alle eresie, perché c'è un'eresia che dice che Gesù non è il figlio di Dio, quindi non è il Dio con noi, ma c'è un'altra eresia più subdola, che è quella di immaginare che è Dio rivestito di muscoli. No, fatto uomo, sarxegeneto, dice Giovanni, fattosi carne, cioè con tutti i nostri limiti ha assunto la nostra condizione umana, e in questa condizione umana c'è anche l'educazione, la cultura in cui si cresce. Ed ecco che Gesù a un certo punto si trova davvero molto allo stretto in questa mentalità chiusa del suo popolo. Ed è questo il motivo per cui lui esce, per incontrare questi pagani e vedere se corrispondono a quell'immagine che gli è stata presentata, quella che è stata inculcata anche nel suo animo. I pagani sono gente lontana da Dio, la salvezza è per il popolo di Israele. Va quindi verso Tiro e Sidone, e qui c'è la scena dell'incontro con la cananea. Una donna di quella zona continuava a gridare dicendo: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è malamente indemoniata. Traduco alla lettera il testo originale. Chi è questa donna? Mi sono chiesto, ma perché è la mamma e non viene il papà, come è successo al centurione di Cafarno che va a supplicare Gesù per il figlio? Qui è la mamma. Qualcuno ha detto che era una ragazza madre. No, il significato è ben diverso. Questa mamma rappresenta quella parte di umanità che non ha ancora incontrato Cristo e la sua parola liberante. Eccolo, questa parte di umanità che non ha ancora ricevuto la luce che viene dalla parola di Cristo. In che condizione si trova? È indemoniata, è mossa cioè dal maligno, da quelle pulsioni scontrollate che non ti portano alla vita, ti disumanizzano. È l'umanità che continua poi a generare questa situazione. Notiamo che è la mamma la quale genera una figlia, e questa figlia genererà altre figlie. È il simbolo proprio dell'umanità che è posseduta da demoni che disumanizzano. E difatti poco prima ricordiamo che Gesù ha presentato questi comportamenti che contaminano l'uomo e che vengono proprio dal maligno che è presente in ognuno di noi. Di fronte alla richiesta di questa donna, che rappresenta l'umanità pagana, ci aspetteremmo che Gesù adesso c'è una guarigione operata da Gesù, ma il significato simbolico che assume questo episodio nel Vangelo di Matteo è molto importante.
Ci aspetteremmo quindi che Gesù si muovesse, andasse in casa di questa donna e compisse un esorcismo per scacciare il maligno. La risposta, come si comporta Gesù? Prima reazione, non gli rivolge nemmeno la parola. Qui pare che Gesù sia legato alla mentalità del suo popolo e quindi si deve disinteressare dei pagani. Noi noteremo in questo racconto che c'è tutto uno sviluppo nell'atteggiamento che Gesù assume nei confronti dei pagani. Prima sembra proprio disinteressarsi, lui non si deve preoccupare di ciò che accade in questo mondo perché, lo dirà poi subito dopo, deve interessarsi della salvezza del suo popolo. La luce deve essere per gli israeliti. C'è l'intervento dei discepoli che riflettono in pieno la mentalità esclusivista di Israele. Si avvicinano i suoi discepoli e gli chiedono, qui la nostra traduzione va proprio corretta, dicono esaudiscila così ce la tiriamo dai piedi, perché ci dà fastidio, continua a gridarci dietro. In realtà il termine che viene impiegato, apolluson auten, vuol dire cacciala via, non ne possiamo più, ci dà fastidio. Nel tardo Medioevo questa traduzione esaudisci aveva poi portato all'interpretazione che bisognava invocare i santi, i quali poi sarebbero andati a intercedere dal buon Dio, e citavano proprio questo racconto. La traduzione però non dice che loro vanno a implorare la grazia per questa donna, anzi dicono cacciala via. Riflettono la mentalità del popolo di Israele. Non hanno capito i discepoli, e questo è anche il messaggio, non hanno capito il bisogno che ha il mondo pagano della salvezza che viene dalla parola di Cristo, e quindi la cacciano via, si chiudono nel loro piccolo mondo. Non hanno capito il dramma che ha nel cuore quella donna. Risposta di Gesù ai discepoli: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrava dinanzi dicendo: Signore, aiutami. È l'invocazione dell'umanità pagana per ricevere questa parola. La donna ha capito, non è riservata solo al popolo di Israele, ma c'è un'altra donna. Israele è donna, ma c'è un'altra donna che è l'umanità, che ha bisogno di questa parola che manda via, scaccia i demoni. Pensiamo in questo mondo pagano, le violenze, le guerre, i soprusi, la schiavitù, tutto questo è demoniaco. E per scacciare questo demoniaco, questa donna ha capito, c'è bisogno della parola del Maestro Gesù di Nazaret. E qui c'è la risposta dura di Gesù: non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Anche qui la traduzione io la correggerei. Perché? Perché cagnolini sembra rendere un pochettino più dolce questa metafora pesante che Gesù ha impiegato. In realtà non è ben cagnolini, perché cagnolini è kynidion in greco, e qui c'è kynarion. Kynarion non è il cucciolo o il cagnolino, kynarion è il cane domestico, in contrapposizione al cane randagio. Quindi la donna accetta l'immagine di Gesù, lo vedremo tra poco. Gesù dice: i figli e i cani di casa non devono mangiare lo stesso pane. La metafora è davvero pesante, ma era impiegata in Israele, anche se non proprio tantissimo, ma era usata per distinguere gli israeliti dai pagani. Loro sono dei cani, come i cani domestici. La risposta della donna è molto bella. Anche i cani, dice Gesù, contraddice Gesù. Gesù non dice che
mangeranno qualcosa di quel pane. No, il pane è solo per i figli, dice Gesù. I cani non è bene che ricevano questo pane. Il pane è chiaramente la luce, la parola di salvezza che Gesù annuncia. E quindi i demoni devono essere cacciati solo dal popolo di Israele. E questa è la mentalità nella quale anche Gesù è cresciuto. La donna, lo vediamo adesso, tira fuori anche Gesù da questa mentalità. Perché Gesù ha fatto tutto un cammino anche lui per arrivare a comprendere in pienezza quello che era il disegno e la volontà del Padre. Gesù è sempre stato in sintonia con la volontà del Padre, ma sempre partendo da una condizione che è la sua umanità. Lo dice il Vangelo di Luca, fin dall'inizio Gesù cresceva in sapienza, grazia, perché c'è stato tutto uno sviluppo nella comprensione piena della missione che Gesù era chiamato a svolgere in questo mondo. La risposta della donna è: i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Sta contraddicendo Gesù, che aveva detto che soltanto i figli devono mangiare questo pane. Qui le interpretazioni sono due. La prima è che Gesù ha voluto mettere alla prova la fede della cananea, ma credo che non convinca nessuno questa interpretazione. Non c'ha senso che Gesù voglia mettere alla prova. L'interpretazione è diversa. La donna ha accettato l'immagine di Gesù, e quindi è un po' un duello che c'è stato fra Gesù e questa donna. La donna alla quale dice a Gesù: bastano le briciole del pane che tu distribuisci a Israele e mia figlia viene curata. Questo è un messaggio importante, bastano le briciole, è quello che Gesù anche dice: la fede come un granellino di senape compirebbe prodigi se aveste fede anche poca. E la donna capisce, per curare mia figlia, che rappresenta l'umanità, per scacciare questi demoni che la disumanizzano, bastano le briciole. E allora Gesù replica: donna, è grande la tua fede, avvenga per te come vuoi. È stupito Gesù, e non è la prima volta che Gesù rimane meravigliato, perché si è già stupito a Nazareth che non riusciva a rendersi conto della ragione per cui i suoi compaesani non accogliessero il suo messaggio e la sua parola. Si stupisce di fronte alla fede del centurione. E qui c'è un nuovo stupore di Gesù, come questa umanità pagana abbia tanta fede nella sua parola, la parola che è capace di scacciare tutti i demoni. E a quell'ora la sua figlia fu guarita. Notiamo come la liberazione di questa forza maligna che si è impossessata dell'umanità rappresentata da quella figlia, la liberazione è dovuta al riconoscimento della forza di vita che è presente nella parola di Gesù. Non è propriamente Gesù che con un esorcismo scaccia, con un miracolo scaccia un demonio. Sì, Gesù ha curato una donna, ha operato tante guarigioni, ma qui il messaggio è molto importante e molto attuale anche per noi. L'umanità sta aspettando la parola che la liberi da tutti i demoni che la disumanizzano, e teniamo presente, basterebbe un briciolo di fede in questa parola per poter assistere a dei miracoli straordinari. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.